Sono Riccardo Gefter, responsabile vendite Italia di BTS Biogas. BTS è un'azienda sul mercato fin dagli inizi dello sviluppo del biogas in Italia nel 2008 e anche prima, e si è focalizzata in principio sulle realtà agricole e soprattutto zootecniche del nord Italia, ma non solo, e oggi è attiva in diversi campi della digestione anaerobica, quindi anche su sottoprodotti derivanti dall'industria agroalimentare e sui rifiuti, sulla FORSU. Oggi ci troviamo presso un'azienda zootecnica, un allevamento di vacche da carne in provincia di Mantova, dove è stato costruito un impianto da 100 kW alimentato in toto da reflui, quindi da liquame e letame. È una sfida importante, perché comunque è un segmento di mercato che ormai si è stabilizzato, si è consolidato negli ultimi anni grazie agli incentivi esistenti, che sono andati appunto modificandosi, ma che comunque hanno riconosciuto la validità della digestione anaerobica per le aziende agricole dotate di reflui e di sottoprodotti agricoli per produrre energia incentivata per l'immissione in rete appunto dell'energia elettrica. La sfida, una delle sfide anche tecnologiche per gestire in maniera efficiente e redditizia un impianto di questo tipo, è appunto una scelta di impianto corretta, soprattutto per quanto riguarda il caricamento, e quindi la gestione del letame. Il liquame è più semplice, ma la gestione del letame, l'immissione del letame e il pretrattamento del letame è un fattore non banale, non minore, e certamente più complesso rispetto a un sistema di caricamento destinato a biomasse vegetali. Gli impianti di BTS si caratterizzano per un elevato impiego, di tecnologia e un alto livello di automazione anche da remoto, e quindi la possibilità di monitorare e anche di modificare i settaggi sia del caricamento che dell'agitazione, del riscaldamento. Tutto questo è un fattore molto importante, perché permette anche di ottimizzare la gestione dell'impianto e delle biomasse, e quindi anche di poter tirar fuori il massimo dell'energia, ridurre i volumi fermentativi, quindi ridurre l'investimento iniziale in infrastrutture e nelle vasche. Questo non è un fattore minore, perché bisogna nella normativa sui 300 kW, ma poi in generale anche tenere sempre sotto controllo gli OPEX e gli autoconsumi. Quindi gli autoconsumi elettrici sono un fattore fisso nella normativa fino ai 300 kW, cioè bisogna stare sotto gli 11%, e questo 11% che include sia la parte di, chiamiamola, biologia, tutta la parte della gestione anaerobica, e i consumi, gli autoconsumi del motore legati al raffreddamento. Quindi è necessario, per poter garantire una corretta gestione durante la vita dell'impianto, durante i 20 anni, e poter avere una buona redditività in base a quello che si è immaginato nel business plan all'inizio, appunto la garanzia di gestire al meglio la tecnologia installata. Oltre agli impianti come questo alimentati puramente a reflui, a letame e liquame, altre sfide che il mercato della digestione anaerobica e la nostra azienda sta affrontando oggi sono impianti alimentati al sud al 100% a Sansa di Olive. Abbiamo una referenza e altre ne stiamo preparando e ci stiamo lavorando, e anche quelli sono una novità che ha richiesto della ricerca e dell'innovazione, che sta dando ottimi risultati. E poi sicuramente l'utilizzo di biomasse vegetali altamente fibrose ad alto contenuto anche cellulosico, che richiedono pretrattamenti particolari e che rappresentano una sfida tecnologica.